Ci sono momenti nella storia economica che diventano spartiacque, non perché non siano mai accaduti prima, ma perché avvengono in un contesto talmente fragile da cambiare le regole del gioco. Ecco, il taglio dei tassi di interesse della Fed di qualche tempo fa è proprio uno di questi momenti. Prima di iniziare però, se apprezzi le videoanalisi come questa, per me significherebbe veramente molto se lasciassi un mi piace o iniziassi a seguire se ancora non l'hai fatto. So che è stupido chiederlo, ma aiuta moltissimo e come ringraziamento farò del mio meglio per leggere e rispondere a quanti più messaggi possibili personalmente. Grazie mille. Dopo aver portato avanti il ciclo di rialzi più aggressivo in assoluto della storia moderna, Jerome Powell e il suo board alla Fed hanno deciso di cambiare totalmente rotta. La Fed infatti ha iniziato ufficialmente ad abbassare i tassi di interesse, ponendo fine ad un'epoca piuttosto aspra. Molti titoli di giornale adesso diranno: buona notizia, mutui più bassi, soldi più accessibili, più facili, borse che salgono, riparte finalmente il boom. Molti investitori non vedevano l'ora che ci fosse questo taglio dei tassi per cavalcare la prossima bull run, ma la verità è molto più complessa di così e soprattutto non così immediata. Questo taglio infatti non è da percepire come un regalo, ma piuttosto come una confessione della Fed. E infatti la prova che il sistema è diventato troppo fragile. Andiamo però più a fondo spiegando bene nel dettaglio perché la Fed ha agito proprio adesso, che cosa significa per i mercati e soprattutto che impatto può avere una decisione del genere sul nostro futuro. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche e partiamo subito. Partiamo proprio dal contesto, un'economia che scricchiola. Sì, perché è vero che sembra migliorare, è vero che le cose sembrano andare progressivamente meglio, ma qualcosa non torna. Perché il PIL continua a crescere, sì, ma ancora meno del previsto. L'inflazione si è raffreddata rispetto al 2022, molto più bassa, ma sta tornando al 3%. E in tutto questo il dollaro continua a perdere terreno, continua a indebolirsi. Quindi perché, visto questo scenario macro, la Fed ha deciso effettivamente di tagliare i tassi, quando tecnicamente, con un'inflazione che si sta riprendendo, sta diventando sempre più forte, questo taglio semplicemente non doveva esserci? Bene, tutto ha a che fare con un argomento ampiamente sottovalutato, troppo preso sotto gamba, e cioè l'occupazione. Negli ultimi mesi, infatti, come puoi vedere in questa immagine, il Bureau of Labor Statistics ha rivisto a ribasso i numeri occupazionali e, come puoi vedere, non di poco, perché parliamo di 1 milione di posti di lavoro in meno rispetto alle stime iniziali. Questa è la correzione più grande mai registrata. Stiamo parlando di 1 milione in meno di posti di lavoro. Ecco perché molti affermano che la Fed sia dovuta obbligatoriamente intervenire prima con i tagli per evitare di raggiungere livelli così elevati. Ecco perché Trump spingeva per tagliare i tassi mentre la Fed non voleva intervenire, ma attenzione, non voleva intervenire perché l'inflazione era ancora alta, quindi aveva tutti i motivi per non intervenire. Entrambi i lati avevano ragione. Il mercato del lavoro americano, quindi oggi considerato il pilastro più solido della crescita statunitense, sta scricchiolando e sta scricchiolando ancora più forte del 2008. Per la Fed, che ha un doppio mandato, tanto la stabilità dei prezzi, quindi il controllo di fatto dell'inflazione, quanto la piena occupazione, questo era un segnale che era impossibile ignorare. E ora potresti pensare, ok, se i posti di lavoro calano, ma tagliano i tassi, quindi stimolano l'economia, quindi entrano più soldi, le aziende si indebitano di più, di conseguenza possono espandersi di più, possono pagare più nuovi dipendenti, creare nuovi posti di lavoro, pagare di più quelli che ci sono e rilanciare l'economia. Vero, sì, è assolutamente vero, ma c'è una piccola precisazione da fare, perché infatti in questo caso l'altro problema, come abbiamo detto, è l'inflazione, che non è assolutamente sotto controllo. Perché dopo essere scesa, come puoi vedere in questo grafico qui, da un picco del 9% nel 2022, ora sembra stabilizzarsi intorno al 3%. E quindi sorge spontanea la domanda degli analisti, e anche la mia domanda: non è che il vecchio target del 2% adesso sarà il 3%, cioè che il 3% di inflazione diventerà la normalità, la nuova normalità? Bene, ne ho parlato diverse volte in diversi video. Per me l'inflazione non è affatto domata e, visto che continueranno a stampare
come stiamo vedendo anche in questo momento, per spingere l'economia, è inevitabile che continui a crescere. Ecco quindi che dobbiamo capire come muoverci per difenderci. In altre parole, perché ho detto all'inizio di questo video che la Fed sta facendo un atto di confessione tagliando i tassi di interesse in questo momento? Beh, semplicemente perché ha di fatto accettato silenziosamente che i prezzi non torneranno più alla stabilità pre-2020. Quindi che l'inflazione nuova nominale probabilmente sarà quella del 3%, non più del 2%. L'inflazione è qui per restare, ce lo dobbiamo mettere in testa, perché fa parte del sistema monetario che stiamo utilizzando. Il taglio di questi giorni di Powell, della Fed, è un taglio che sacrifica l'inflazione per salvare i posti di lavoro. Ma in tutto questo, esce un ulteriore problema. Perché ora entriamo in quello che considero il tallone d'Achille, cioè il cuore del sistema. Perché non basta guardare al tasso ufficiale della Fed, quello che viene comunicato, guardare e dire ok, tagliano i tassi, tutto esplode. No, bisogna contestualizzarlo, perché tutto esplode sì, ma non necessariamente in concomitanza o in stretta correlazione a quell'abbassamento dei tassi. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di andare a unire i puntini. Quello che sto per mostrarti, la maggior parte delle persone là fuori non lo sa, non ne ha neppure idea. È convinto che quando tagliano tutto esplode, quando alzano tutto crolla. Ma non funziona proprio così. Ci sono delle dinamiche da andare a contestualizzare e analizzare che hanno un impatto addirittura maggiore di quello che è il taglio ai tassi della Fed. Vedila così, a un livello più ampio gli Stati Uniti prendono in prestito denaro emettendo titoli del tesoro, che è un termine elegante per dire che si tratta di una cambiale che promette un certo rendimento in un certo lasso di tempo. Questi tassi, come ti mostrerò tra poco, hanno un impatto importante sull'intero mercato, sì, o meglio, hanno un impatto nella misura che il mercato dà a questi tassi. La Fed infatti è incaricata di controllare e gestire quello che si chiama il tasso sui fondi federali, che è sostanzialmente il tasso di interesse che le banche pagano ad altre banche quando si prestano denaro, generalmente overnight, la notte. Questo, a rigore ovviamente di logica, incide anche sui titoli di Stato a breve termine, motivo per cui le persone si aspettano che quando c'è il taglio tutto riparta, perché i tassi scendono, mutui, tutte queste robe qui, e quindi l'economia riparte. In pratica, quando la Fed taglia i tassi, titoli a breve termine non dovrebbero più tecnicamente restituire tassi elevati, di conseguenza scendono. Ecco perché tutti sono euforici quando c'è il taglio dei tassi, perché i prestiti diventano più economici, i mutui scendono e le azioni, boom, salgono. Vero, ma non così in fretta come si possa pensare, perché tutti questi elementi di cui abbiamo parlato prima sì dipendono in parte dalla Fed, dal taglio dei tassi, ma non tanto dal taglio dei tassi in sé, quanto al peso che il mercato dà a quel taglio dei tassi. Infatti, il rendimento dei titoli del tesoro decennali, da cui poi dipende tutto il resto che abbiamo visto fino adesso, non è collegato al tasso di per sé della Fed, ma è collegato alla legge domanda e offerta. Cosa vuol dire? Vuol dire che se gli investitori credono che i titoli del tesoro siano un buon affare e li comprano, aumenta il prezzo dei titoli, ma contemporaneamente scende il rendimento, il dividendo che pagano quei titoli. Viceversa, se pensano che l'inflazione resterà alta, che l'America sia troppo indebitata, quindi non si fidano più dello Stato che emette quei titoli, inizieranno a vendere quei titoli, quindi i prezzi crolleranno e contemporaneamente i rendimenti saliranno per attirare più investitori. C'è questo gioco che, come vedi, è collegato al come il mercato si muove. Il risultato? Se anche la Fed abbassasse i tassi, i mutui e i prestiti possono comunque stare alti per un po' di tempo e anzi crescere ulteriormente, perché ancora una volta dipendono dal mercato, da come il mercato sta prezzando lo Stato, in questo caso, che emette quei titoli. E questa roba qui non è fantascienza, è già successa. Mi rendo conto che non è proprio semplicissimo, però comprendere questi concetti ci permette di posizionarci in modo molto più astuto sul mercato e soprattutto consapevole. Come ho detto, è già successo prima. Guarda questo grafico, nel 2024 per esempio, nonostante i diversi tagli della Fed, i tassi sui mutui trentennali non sono affatto scesi e per un periodo anzi sono addirittura aumentati, come puoi vedere,
dalla freccia in rosso. Ed è successo anche prima, è successo già negli anni 90 ed è successo già negli anni 2000. Perché? Perché gli investitori in queste fasi non si fidavano, temevano un inasprimento dell'inflazione. Quindi di fatto, se manca fiducia, il mercato si muove in un certo modo, il taglio dei tassi non viene scontato immediatamente, ma nel tempo probabilmente sì, certo, per quella dinamica che ho mostrato poco fa, quindi acquisto, vendita dei titoli, sale, scende il rendimento. Questo è il grande paradosso della Fed. Può spingere il pedale della liquidità quanto gli pare, ma se il mercato dice non ci fidiamo, il costo reale del denaro resta comunque alto. Ecco perché molte volte, come penso che faranno anche questa volta, si comprano i bond, quindi si comprano i titoli per modificarne il prezzo e modificarne il rendimento a seconda se ci sono più o meno investitori posizionati sui bond, appunto. Quindi anche se per molti effettivamente l'abbassamento dei tassi e la creazione di nuova liquidità più economica inonderà comunque il mercato, se l'inflazione rimane alta, se l'economia soffre e gli USA iniziassero a sembrare meno interessanti agli occhi degli investitori, i tassi di interesse più importanti potrebbero rimanere comunque invariati o addirittura salire ulteriormente. Ed è qui che iniziano i guai. Perché? Perché effettivamente gli USA sembrano molto meno interessanti. Maggio 2025 Moody's ha declassato gli Stati Uniti da AAA a AA1. Il motivo? Debito fuori controllo, disavanzi strutturali e incapacità politica di gestire le spese. Quindi la fiducia verso gli Stati Uniti sta già venendo meno. E questo perché il debito sale a una velocità folle. $1 trilione di debito aggiunti ogni 100 giorni, quando negli anni 2000 servivano anni per aggiungere $1 trilione e nel 2010 bastava un solo anno. Ora, ogni 3 mesi, il debito pubblico, già a $37 trilioni, aumenta di un ulteriore trilione. E in tutto questo scenario le entrate fiscali rimangono sostanzialmente invariate o lievemente in crescita. Insomma, è come avere un'azienda che ha tantissime uscite che aumentano costantemente, ma entrate costanti o leggermente più alte. È un'azienda fallimentare. Secondo le proiezioni, pensa, entro il 2035 gli interessi sul debito molto probabilmente assorbiranno il 30% del bilancio federale, che è una cosa folle se ci pensi. Che cosa significa? Significa che i titoli di Stato che sta utilizzando il governo, appunto, le famose cambiali se vogliamo, per prendere in prestito denaro dagli investitori, potrebbe diventare il peso maggiore in termini di uscite entro il 2035. Stiamo parlando del 30%, vuol dire che il 30% di tutte le entrate vuol dire che $1 su 3 che entrerà allo Stato in termini di tasse o cose varie, quindi di entrate fiscali, verrà utilizzato per pagare i debiti sugli interessi, quindi i rendimenti di fatto dei titoli di Stato. Tradotto, il mondo inizia a guardare gli USA non più come all'investimento perfetto, e ce ne stiamo accorgendo con la Cina, tutti i BRICS che iniziano a tirare via dagli Stati Uniti, ma iniziano a vedere questo governo, questo Stato, come un debitore cronico che si salva solo perché continua a stampare la valuta di riserva mondiale. Fine. Quindi anche se gli Stati Uniti non hanno mai dichiarato un default sul debito e idealisticamente parlando e probabilisticamente parlando non lo faranno mai, questo lascia supporre che tutto quello che possono fare oggi è semplicemente continuare a stampare. Il problema è che se ci saranno sempre meno investitori disposti ad acquistare il loro debito, il rendimento dei titoli del tesoro continuerà a rimanere elevato o addirittura crescere ulteriormente, ed è qui che iniziano i guai seri. Prima però di addentrarci sulle conseguenze di tutto ciò, ecco la verità. Più stampano denaro, meno varrà ogni singolo dollaro. Ecco perché ritengo che sia veramente importante investire. Ti sei mai chiesto, per esempio, come sarà il tuo io tra 10 o 20 anni in questo scenario? Magari con una casa, un viaggio importante o semplicemente più serenità economica, oppure, d'altra parte, in mezzo a una crisi devastante. Ecco, spesso l'idea di investire spaventa. Perché ci sono grafici complicati, perché ci sono rischi enormi, perché ci sono cose riservate agli esperti, si pensa, ma in realtà investire è fondamentale, soprattutto in un contesto di svalutazione sistematica come quello che stiamo vedendo. Investire
ci permette di costruire il nostro futuro, partendo però da un concetto semplice, senza andare a scomodare migliaia di grafici. Focalizziamoci sul semplice. E il semplice è risparmio intelligente e costanza nel tempo. Non si tratta di scommettere tutto sul mercato, ma di mettere da parte piccole somme con metodo e lasciare che crescano nel tempo. Per farlo però serve una piattaforma che unisca affidabilità, semplicità e soprattutto trasparenza. Ed è qui che entra in gioco eToro. eToro si basa sostanzialmente su 3 pilastri. L'ho scelta, la utilizzo proprio per questi 3 motivi qua. Semplice, ha un'interfaccia estremamente intuitiva, perfetta anche per chi ha le prime armi, solida perché mi dà accesso ad azioni reali delle più grandi società al mondo e strumenti pensati per chi vuole costruire un portafoglio a lungo termine, e infine sicurezza, perché è una piattaforma regolamentata, riconosciuta a livello internazionale, che mi permette tanto di investire quanto di ottenere interessi sulla mia liquidità parcheggiata in attesa di essere investita. E per di più, registrandoti tramite il link che trovi qua sotto nella descrizione di questo video, verificando il tuo account e facendo il tuo primo deposito, puoi ricevere fino a $500 in asset gratuiti legati a Nvidia e Microsoft. In pratica sarai tu a scegliere la tua ricompensa in azioni Nvidia o Microsoft e potrai farci quello che vuoi, perché sono azioni reali tue fino a $500 a seconda del tuo deposito. Puoi scoprire tutti i dettagli nel link che ti lascio qua sotto nella descrizione e iniziare il tuo percorso di investimento per costruire il tuo futuro. Torniamo però al punto cruciale, i guai seri. Molti ora pensano, ok, allora i soldi colpiranno le azioni, inonderanno nelle azioni e quindi tutto esploderà. Vero? Ma non così in fretta ancora una volta. I rendimenti dei titoli decennali, abbiamo detto, hanno un impatto diretto tanto su mutui e tutto il resto quanto sul mercato azionario. Infatti fungono un po' da barometro dei mercati. Ecco il problema. Fino ad oggi i titoli del tesoro erano visti come il porto sicuro, un posto dove mettere i soldi in attesa di essere investiti sul mercato, tenerli al sicuro con una garanzia di rendimento fisso. Ora però, se questi titoli di Stato offrissero rendimenti medi per esempio del 10%, perché un investitore dovrebbe investire sul mercato azionario che ha un ritorno medio di un 8, magari 10% annualizzato, oppure sull'immobiliare con un ritorno medio del 7% annualizzato? Cioè, perché dovrebbe rischiare il proprio capitale quando dall'altra parte ha un rendimento del 10%, quindi superiore, senza rischi e senza sforzi? Dai un'occhiata a questo grafico. Come puoi vedere, l'incremento dei rendimenti dei titoli di Stato ha spesso comportato un calo sul mercato azionario. Perché? Perché di fatto va a drenare liquidità dal mercato a rischio. Quindi quando i rendimenti dei titoli di Stato crescono, ecco che iniziano a drenare liquidità dagli altri mercati e quindi i rendimenti dei mercati devono diventare più competitivi rispetto a quelli dei treasury. Bene, ora la fiducia sta scendendo verso i titoli di Stato, quindi gli investitori stanno togliendo soldi, ma togliendo soldi, i rendimenti crescono, crolla il prezzo, ma i rendimenti salgono e sono già superiori al 4%. In uno scenario con l'inflazione stabilmente intorno al 3%, quindi non rientrata al 2%. Il mercato del lavoro messo male, ecco che questo potrebbe portare più a un periodo di crollo sul mercato azionario piuttosto che di esplosione. Inoltre facciamo un focus sul mercato azionario vero e proprio per capire che cosa sta succedendo e che in realtà questo poi si va a legare anche al mercato cripto in un certo senso. Bene, sul mercato azionario c'è un grosso problema, soprattutto quello chiaramente statunitense, ed è la concentrazione. Infatti, il 40% dell'S&P 500 è nelle mani delle prime 10 aziende. Per farti un paragone, alla vigilia della bolla delle .com nel 2000, questo valore era solo del 25%, oggi è quasi il doppio. E il caso più clamoroso di tutti, come puoi vedere in questa foto qui, è Nvidia, che da sola pesa più di quanto qualsiasi altra azienda abbia mai pesato sull'indice dal 1981. Bolla? Non bolla? Questa è una bella domanda. Ancora una volta la risposta è sì e no, perché sì, questi dati ci dicono che il mercato è estremamente vulnerabile, che se crolla una delle big tech, tutto l'indice crolla. D'altra parte, invece, bisogna anche dire che molte di queste aziende hanno degli utili reali e solidi,
quindi non sono solo hype. Ecco perché più che guardare la concentrazione dovremmo concentrarci nell'osservare la velocità di concentrazione, cioè quanto velocemente i capitali si concentrano in un determinato asset, una determinata categoria, come per esempio quella della I. In questo caso ecco che avremmo uno strumento di misurazione un po' più specifico di un'eventuale bolla ed effettivamente società come Nvidia tendono a essere un pochino in bolla. Il punto però qui ancora una volta è quello dei rendimenti, il focus va sui rendimenti dei treasuries, perché come ho detto se i rendimenti restano alti gli investitori potrebbero chiedersi perché rischiare sul mercato azionario quando i bond mi offrono un 5-6% annualizzato senza rischi. Ecco che in questo contesto il rally potrebbe rallentare, perché poi alla fine è un passaggio di denaro che entra ed esce dai bond, entra ed esce dall'azionario, fa un circolo. Bene, però questo circolo ovviamente bisogna comprenderlo. Comprenderlo perché? Per andare a posizionarsi. Quindi ancora una volta bisogna guardare la storia. E la storia dei tagli ci dice che non sempre salvano la situazione, non sempre lanciano i mercati verso le stelle. Infatti nel 2001 i tassi furono tagliati dopo lo scoppio della dot-com, ma la recessione ci fu comunque. Nel 2008 i tagli dei tassi non salvarono Lehman Brothers. Nel 2020 i tassi azzerati e il QE salvarono i mercati sì, ma al prezzo dell'inflazione che stiamo pagando oggi. Quindi in un contesto non molto roseo la Fed ha deciso ufficialmente di intervenire. Perché? Perché guarda questa immagine, la disoccupazione ha superato il numero di posti di lavoro disponibili, cioè ci sono più disoccupati rispetto ai posti di lavoro disponibili e la I ha in parte contribuito a questo perché il lavoro che prima faceva un team di persone oggi può essere fatto velocemente da un'unica persona utilizzando la I. D'altra parte la I sta anche aprendo a nuove soluzioni, quindi c'è anche il risvolto della medaglia da comprendere. Ricapitolando, il fatto che la Fed stia tagliando i tassi sicuramente darà uno sprint in più perché entrerà più denaro in circolazione, l'accesso più economico al credito per forza di cose farà girare più soldi, quindi supporterà l'intera economia, corretto, ma d'altra parte bisogna tenere d'occhio l'inflazione, perché probabilmente continuerà a crescere. Ecco perché leggendo i dati, le stime dell'ultimo report della Fed, ipotizzo almeno che ci sarà un taglio massiccio adesso fine 2025 per poi rallentare nel 2026 in modo da lasciare un po' raffreddare la situazione. Almeno questo è quello che vedo in base ai dati sull'inflazione che si aspettano di avere nel 2026. Poi chiaramente andranno via via a muoversi in base ai nuovi dati aggiornati sia di occupazione che di inflazione. Perché come dicevo la situazione è estremamente delicata, è proprio un gioco di bilanciamento precisissimo, perché se ora la Fed taglia troppo i tassi rischia di far riaccendere troppo velocemente l'inflazione, viceversa se taglia troppo lentamente salirà ulteriormente la disoccupazione, quindi si tratta proprio di bilanciare alla perfezione ogni cosa. E chissà come andrà il prossimo anno con il nuovo arrivato che sostituirà Powell alla Fed. Se sarà filo Trump è molto probabile che ci saranno ulteriori tagli, quindi che si spingerà ulteriormente l'inflazione a rialzo, con tutte le conseguenze del caso, soprattutto sui mercati. Che cosa significa tutto questo per noi? Per andare a chiudere, mi rendo conto che è stato un video un po' lungo, un po' complesso, ma ci tenevo a passare il concetto di quello che sta succedendo lato Stati Uniti per avere un'idea esatta di come si muovono i tassi e soprattutto come affrontarli in modo intelligente e soprattutto furbo. Il messaggio qui di fondo è chiaro per riassumere. Il denaro fiat perderà valore nel tempo, punto, perché è progettato per farlo. 2. I mercati saranno estremamente più volatili man mano che si va avanti. Ci sarà chi prospererà e avrà il coraggio di diversificare, di studiare, di adattarsi, di investire in azioni, in oro, in risorse e anche e in buona parte Bitcoin. E a proposito, sui Toro puoi investire in tutti questi asset, ti lascio qua sotto il link, se ancora non l'hai provato provalo. Ti ricordo che c'è anche una promo su quello che depositi, ti vengono dati azioni Microsoft, Nvidia a tua scelta fino a $500 di valori, azioni che potrai tenere, vendere, fare quello che vuoi perché sono tue. È un broker che utilizzo sia per tenere la mia liquidità parcheggiata, assicurata
con interessi costanti, sia per investire comodamente sul mercato in modo regolamentato, sicuro e tranquillo. Il taglio della Fed quindi a cui abbiamo assistito è ufficialmente l'inizio di una nuova fase che cambierà tantissime cose da qui ai prossimi anni, una fase che porterà sicuramente molti problemi per chi non si sarà posizionato e vantaggi enormi per chi invece ci avrà visto lungo e avrà studiato, analizzato e piazzato la propria posizione. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.